Ciao a tutti, come sedurre creando empatia? Intanto dobbiamo dire che l'empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri, fondamentalmente, nel vivere le emozioni che vivono gli altri. Ora, è evidente che noi non dobbiamo viverle veramente queste emozioni, soprattutto se si tratta di emozioni negative. Se tu hai a che fare con una persona, come dire, che vive uno stato negativo di tristezza e ti intristisci pure tu, certo che entri in empatia, ma come dire, vivi uno stato d'animo sbagliato e poi se lo vivi veramente non riesci a tirartene fuori, per cui per sedurre creando empatia non dobbiamo entrare nello stato d'animo, l'altra persona deve credere che noi siamo entrati nel suo stato d'animo, ma per noi deve essere una recita. Infatti un bravo comunicatore è un bravo comunicatore. Noi dobbiamo saper recitare delle parti e quindi se una persona, ad esempio, vive uno certo stato d'animo, noi dobbiamo ricalcare alcuni tratti salienti di quello stato d'animo lì, senza però entrarvi, soprattutto, ma anche se fosse uno stato euforico, diciamo, non dobbiamo entrarci, anche perché non avremo motivazione, faremo qualcosa senza fondamenta, sarebbe come costruire una casa senza fondamenta. Però è importante quindi ricalcare i tratti principali che determinano la tristezza, la felicità, ma anche il disgusto, la paura, il piacere, utilizzando delle microespressioni del viso e dei segnali del corpo. La cosa principale è quella di scimmiottare, tra virgolette, senza farci accorgere, la comunicazione non verbale dell'altra persona. Ovvio che per poterla duplicare dobbiamo conoscere, diciamo, sia saper leggere la comunicazione non verbale degli altri, sia allenarci a duplicarla. Ora, per leggere la comunicazione non verbale dobbiamo allenare il nostro canale visivo, cioè ci sono persone che non vedono niente praticamente, che sono scarsamente visive e quindi non hanno capacità di vedere assolutamente nulla. Questa tipologia di persone avrà difficoltà, diciamo, a duplicare qualcosa che non riesce a riconoscere, ma è solo questione di allenamento. Allenati a guardare delle cose, allenati, che ne so, mi alleno a guardare questo pennarello, lo guardo per 3 secondi, poi chiudo gli occhi e cerco di duplicarlo tutto. Duplicare tutto vuol dire le scritte, i disegni, tutto, guardarlo per qualche minuto e poi chiudere gli occhi e lavorarci sopra. Questo è un tipo di allenamento molto utile, ci richiede un po' di tempo, ma come tutte le cose, diciamo che ci sono persone che hanno fatto questo allenamento inconsapevolmente, da bambini soprattutto, per cui ci sono persone che sono davvero predisposte di loro iniziativa diciamo, a riconoscere i segnali non verbali. Poi bisogna allenarsi a duplicarli, quindi anche qua allenati a duplicare. Beh, la postura è semplice, insomma, se uno è chiuso ti chiudi pure tu, ma l'obiettivo qual è poi? L'obiettivo, una volta che ho effettuato un ricalco completo anche sulla fisiologia, ad esempio sulla respirazione, su queste cose qua, piano piano devo portarmi su stati d'animo positivi e vedere se l'altra persona mi segue. Se mi segue e inizia a cambiare umore, cambiare cose, vuol dire che l'ho agganciato. È come un pesce che è stato pescato all'amo e quindi piano piano lo porterò, diciamo, in situazioni emotivamente positive, quindi la sua parte emotiva mi reputerà come intanto un erogatore di tensione emozionale e la parte logica vedrà queste emozioni come positive, quindi avrò dalla mia parte sia la sua parte emotiva sia la sua parte logica, il che porta, diciamo così, a una seduzione completa. Ecco come si mette in atto la seduzione attraverso l'empatia. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e seguimi, iscriviti anche al mio nuovissimo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!